Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Welcome to the 5th episode of our Italian listening practice. If you want to improve your Italian, you are in the right place. After each audio, I will ask you a few questions. Pause the video and try to answer out loud, it's very important. Use simple sentences and don't worry about making mistakes. You are here to learn. You will hear a lot of colloquial phrases that will boost your comprehension of conversational Italian. Don't forget to subscribe to this channel so you don't miss the next videos, and don't hesitate to ask me questions here on YouTube or on Twitter. Cominciamo! Listening practice and test 5. Siete venuti qui per migliorare il vostro italiano? Siete nel posto giusto. Andiamo subito a fare pratica di ascolto. Ascoltate con attenzione. Dopo ogni audio vi farò delle domande. Mettete in pausa il video e cercate di rispondere ad alta voce, anche con frasi semplici. L'importante è provare. Lo mando a quel paese. Ciao Laura, cosa fai qui da sola? Sto aspettando Paolo. Doveva venire qui con Marco un'ora fa, ma non è ancora arrivato. Hai provato a chiamarlo? Certo, ma il telefono è sempre occupato e va in segreteria. Mi sto stancando. Se non viene subito, lo mando a quel paese. Hai provato a mandargli un messaggio su WhatsApp? Sì, vedo che lo ha letto, ma non ha ancora risposto. Mi viene una rabbia quando fa così. Sai che anche Michele fa spesso così? Quando legge i messaggi e non risponde, mi agito e vado nel pallone. Davvero? Io odio quando la gente fa così. Sai cosa ti dico? Lascialo perdere e vieni con me a fare 2 passi in centro. Hai ragione, andiamo a divertirci io e te. Paolo può andare al diavolo. How was it? Didn't understand why Laura is so upset? What does Marina suggest? Perché Laura è così arrabbiata? Cosa suggerisce di fare Marina? Ascoltiamo di nuovo. Ciao Laura, cosa fai qui da sola? Sto aspettando Paolo. Doveva venire qui con Marco un'ora fa, ma non è ancora arrivato. Hai provato a chiamarlo? Certo, ma il telefono è sempre occupato e va in segreteria. Mi sto stancando. Se non viene subito, lo mando a quel paese. Hai provato a mandargli un messaggio su WhatsApp? Sì, vedo che lo ha letto, ma non ha ancora risposto. Mi viene una rabbia quando fa così. Sai che anche Michele fa spesso così? Quando legge i messaggi e non risponde, mi agito e vado nel pallone. Davvero? Io odio quando la gente fa così. Sai cosa ti dico? Lascialo perdere e vieni con me a fare 2 passi in centro. Hai ragione, andiamo a divertirci io e te. Paolo può andare al diavolo. Laura è arrabbiata perché Paolo è in ritardo e non risponde ai messaggi. Marina suggerisce a Laura di andare a fare un giro in centro. Now, next audio. Una richiesta di chiarimento. Ciao Michele, ti scrivo questa email per sapere se va tutto bene o se ho fatto qualcosa che non va, dato che non rispondi alle mie telefonate o ai miei messaggi. Sono 3 giorni che non ti fai sentire. Sinceramente mi viene difficile credere che tu non abbia il tempo per parlare con me. Ci conosciamo da 10 anni e ci siamo sempre detti tutto. Per piacere, non lasciamo che le cose fra noi vadano a rotoli. Trova il tempo di venire da me e chiarire la situazione. Un bacio, Anna. Perché Anna è preoccupata? Da quanto tempo non sente Michele? Da quanto tempo si conoscono? Let's listen one more time. Ciao Michele, ti scrivo questa email per sapere se va tutto bene o se ho fatto qualcosa che non va, dato che non rispondi alle mie telefonate o ai miei messaggi. Sono 3 giorni che non ti fai sentire. Sinceramente mi viene difficile credere che tu non abbia il tempo per parlare con me. Ci conosciamo da 10 anni e ci siamo sempre detti tutto. Per piacere,
Non lasciamo che le cose fra noi vadano a rotoli. Trova il tempo di venire da me e chiarire la situazione. Un bacio, Anna. Anna è preoccupata perché Michele non risponde alle telefonate e ai messaggi. Non sente Michele da 3 giorni. Anna e Michele si conoscono da 10 anni. Ora andiamo a scoprire la risposta di Michele. Il chiarimento. Ciao Anna, hai ragione. È strano scriversi un'email pur abitando nella stessa città, anzi nello stesso quartiere. Non me la sento di rispondere alle tue chiamate perché sono a disagio e non so cosa dirti. Anche scriverlo nero su bianco non è facile, però è ora che mi tolga questo peso. Il fatto è che mi ha ferito il tuo atteggiamento distaccato quando ti ho detto che mi sono lasciato con Marina. Mi aspettavo un po' più di conforto da parte tua. Se vuoi ne parliamo di persona. Perché Michele trova strano mandare un'email ad Anna? E perché non risponde alle sue telefonate? Ascoltiamo ancora. Ciao Anna, hai ragione. È strano scriversi un'email pur abitando nella stessa città, anzi nello stesso quartiere. Non me la sento di rispondere alle tue chiamate perché sono a disagio e non so cosa dirti. Anche scriverlo nero su bianco non è facile, però è ora che mi tolga questo peso. Il fatto è che mi ha ferito il tuo atteggiamento distaccato quando ti ho detto che mi sono lasciato con Marina. Mi aspettavo un po' più di conforto da parte tua. Se vuoi ne parliamo di persona. Michele trova strano mandare un'email ad Anna perché abitano nello stesso quartiere. Non risponde alle sue telefonate perché l'atteggiamento di Anna lo ha ferito. Michele finally found the courage to spit it out. Michele alla fine ha trovato il coraggio di sputare il rospo. Ascoltiamo ora la reazione di Anna. Parliamone di persona. Ciao Michele, ti mando un messaggio vocale perché è più veloce e perché questa storia delle mail è davvero assurda. Senti, mi dispiace di averti ferito, non era certo mia intenzione. È solo che non posso fare finta di essere dispiaciuta per la fine della tua storia con quella Marina. E sì, se vuoi ne parliamo di persona. Se ti va, vengo da te verso le 6. Ready for my last questions? Perché Anna manda un messaggio vocale e non una mail? È dispiaciuta per la fine della storia fra Michele e Marina? Ascoltiamo e leggiamo insieme. Ciao Michele, ti mando un messaggio vocale perché è più veloce e perché questa storia delle mail è davvero assurda. Senti, mi dispiace di averti ferito, non era certo mia intenzione. È solo che non posso fare finta di essere dispiaciuta per la fine della tua storia con quella Marina. E sì, se vuoi ne parliamo di persona. Se ti va, vengo da te verso le 6. Anna manda un messaggio vocale perché è più veloce e perché tra amici le sembra assurdo scriversi email. E no, non è dispiaciuta per la fine della storia fra Michele e Marina. Come andrà avanti? How will it go on? We will hear more from Anna and Michele in the next episode of this series. Now listen to more audio using the same colloquial expressions. Me lo immaginavo. Ciao Laura, come va? Ciao Silvia, bene dai, ti disturbo? Posso parlarti un attimo? Sì, non c'è problema. Dimmi tutto. Sai che la storia fra Marina e Michele è andata a rotoli? Sai che non mi stupisce affatto. Chi te l'ha detto? Me l'ha raccontato Anna l'altra sera. Non voleva dirmi niente, ma a furia di insistere ha sputato il rospo. Naturale, Anna è molto amica di Michele. Scommetto che è stata Marina a mandarlo a quel paese. Sì, è andata proprio così. Lui è uno tranquillo, un pantofolaio, e lei invece è sempre frizzante e irrequieta. Me lo immaginavo, anche perché so che Marina vorrebbe trasferirsi in Francia e lui non ne vuole sapere. Secondo Anna non sono mai stati una bella coppia. Beh, secondo me c'è qualcosa sotto. Beh, hai ragione. Ciao Laura, come va? Ciao Silvia, bene dai, ti disturbo? Posso parlarti un attimo?
Sì, non c'è problema. Dimmi tutto. Sai che la storia fra Marina e Michele è andata a rotoli? Sai che non mi stupisce affatto. Chi te l'ha detto? Me l'ha raccontato Anna l'altra sera. Non voleva dirmi niente, ma a furia di insistere ha sputato il rospo. Naturale, Anna è molto amica di Michele. Scommetto che è stata Marina a mandarlo a quel paese. Sì, è andata proprio così. Lui è uno tranquillo, un pantofolaio, e lei invece è sempre frizzante e irrequieta. Me lo immaginavo, anche perché so che Marina vorrebbe trasferirsi in Francia e lui non ne vuole sapere. Secondo Anna non sono mai stati una bella coppia. Beh, secondo me c'è qualcosa sotto. Beh, hai ragione. Tutto ok? Ciao Marina, tutto ok? Ci vediamo dopo in pizzeria? Ciao Laura, senti, non ho tanta voglia di uscire stasera. Sono successe un po' di cose. Si tratta di Michele. Scusa, non posso fare finta di non sapere. Ah, sai già tutto? Scommetto che te l'ha detto Anna. Sì, me l'ha detto Anna, sai che è molto amica di Michele. Sì, molto amica, anche troppo. Comunque non importa. Avevo intenzione di parlartene l'altro giorno, ma ero ancora un po' confusa. Non preoccuparti, ti dirò che non sono del tutto stupita. Immagino. Mi dispiace, ma Michele non è la persona giusta per me e ho troppi progetti in questo periodo. Secondo me fai bene. Non ti è tornata voglia di uscire? Ma sì, dai, ci vediamo alle 8. Ciao Marina, tutto ok? Ci vediamo dopo in pizzeria? Ciao Laura, senti, non ho tanta voglia di uscire stasera. Sono successe un po' di cose. Si tratta di Michele. Scusa, non posso fare finta di non sapere. Ah, sai già tutto? Scommetto che te l'ha detto Anna. Sì, me l'ha detto Anna, sai che è molto amica di Michele. Sì, molto amica, anche troppo. Comunque non importa. Avevo intenzione di parlartene l'altro giorno, ma ero ancora un po' confusa. Non preoccuparti, ti dirò che non sono del tutto stupita. Immagino. Mi dispiace, ma Michele non è la persona giusta per me e ho troppi progetti in questo periodo. Secondo me fai bene. Non ti è tornata voglia di uscire? Ma sì, dai, ci vediamo alle 8. You can download the full transcript of this listening practice and an English translation using the link in the description below. We also prepared a PDF with expansions for our patrons. Go to our Patreon page to become one. We have a lot in store for you. Ciao, alla prossima!